Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la prima metà di novembre 2023. Abbiamo la carta degli amanti, amici della Vergine. Vi ricordo che queste sono letture comunque generali, riguardano temi generici come potrebbe essere il lavoro, le amicizie, i sentimenti. Le letture sull'amore e sugli affetti le pubblicherò la prossima settimana, ma qui a quanto pare la tendenza è quella di, diciamo, un periodo di amore. Poi potrebbe essere amore verso voi stessi, quindi amor proprio, oppure una relazione con qualcun altro. È una carta comunque di forte equilibrio, ragazzi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che comunque le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la trovate anche qui e la vedete anche nelle info del canale. Ok, andiamo a vedere di che cosa si tratta questa carta degli amanti. Partiamo dalla morte. Un 2 di pentacoli, 4 di pentacoli, cavaliere di pentacoli, 2 di bastoni, mago, asso di bastoni e qui abbiamo la luna. Allora ragazzi, è come se ci fosse un periodo di rigenerazione con questa morte. Probabilmente qualcuno o si sta lasciando indietro o si è lasciato indietro un determinato discorso piuttosto che problema, situazione, attitudine. Con la morte può essere qualsiasi cosa. Dopo lo andiamo a vedere con i mini tarocchi e vi dirò che poi abbiamo appunto questo 2 di pentacoli vicino a questo 4 di pentacoli e il cavaliere, tanti pentacoli uno in fila all'altro. Ho come l'idea che ci sia una situazione che potrebbe riguardare il lavoro o anche il tempo per qualcuno. Qui ho come la sensazione che con questo 4 di pentacoli svilupperete una sorta di attaccamento per quello che avete, che ripeto, essendo pentacoli può essere qualcosa di materiale, ma non è necessariamente detto. Potrebbe anche essere una persona, ipotesi, una relazione, quella che proteggete. Ripartiamo da capo, andiamo a vedere la carta della morte. Dieci di coppe. Poi abbiamo un 10. No, niente, avevo il mazzo al contrario, ragazzi, le ritiro, scusate. Allora, ripartiamo dalla morte. Ok, 5 di pentacoli era di nuovo pentacoli. Allora, qui può essere la necessità di uscire da una situazione di dipendenza economica e quindi gli amanti potrebbero fare riferimento a una questione di amor proprio, tipo a farvi venire un po' di amor proprio, appunto, di orgoglio, come vi posso dire. Diciamo che c'è un re di pentacoli e questo potrebbe far riferimento a una persona o un tipo di atteggiamento, di attitudine che avete bisogno di prendere proprio per uscire da questo 5 di pentacoli, ok? Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Che cosa ho visto? Il diavolo, vero? Sì. E la carta della forza al contrario. Ragazzi, qui c'è qualche cosa che ha a che fare con... allora, potrebbe essere qualche vizio di gioco, non necessariamente, però siccome c'è un diavolo sotto un 2 di pentacoli, potrebbe proprio essere.
Ed è come se ci fosse, se mancasse, scusate, il coraggio nella prima settimana di novembre di uscire da un certo tipo di dipendenza, di un certo tipo di situazione, da un certo tipo di dinamica proprio. Mm? E potrebbe essere con questo re di pentacoli. Vediamo perché può rappresentare un capo se fosse una situazione di lavoro, potrebbe rappresentare il partner se avete, diciamo, dai 40 anni in su, e per qualcuno anche un padre. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Allora abbiamo di nuovo un 2 di pentacoli che si ripete, un asso di pentacoli e un 9 di bastoni. Sto guardando che avete un asso qui e qui un mago, un 1. Quindi è come se ci fosse qualche cosa che poi deve ricominciare, che deve iniziare. Allora ragazzi, ho come la sensazione che qualcuno qui sia un po' anche affezionato a questo ciclo, a questa dinamica, a questo schema energetico che si sta ripetendo. Ed è come se aveste proprio bisogno di imparare a proteggervi, di imparare a mettere le vostre barriere, è come se aveste bisogno di creare una zona di sicurezza, mi viene da dire un po' così. Ho come l'idea che non dobbiate farvi schiacciare. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Perché qui devo dire, quando c'è il diavolo si tratta sempre di una situazione che è un po' tossichina. Considerato il 5 di Pentacoli, al contrario, che fa proprio riferimento a... Ragazzi, mi parlano di abuso. Ora, se fosse per dire un posto di lavoro, può essere che qualcuno, anche verbalmente, stia abusando di voi, della vostra pazienza, della vostra bontà, come se ci fosse qualcuno che vi tratta male o cose di questo genere. Può essere un abuso psicologico, e in questo caso sì che potrebbe esserlo. Può essere un abuso economico, sapete, quei titolari che sanno che avete bisogno di lavorare, però comunque non vi pagano il giusto e vi tengono agganciati invece che darvi lo stipendio mese mese in busta paga, magari vi danno acconti, quindi non finiscono mai di darvi soldi e vi tengono agganciati così. Andiamo a vedere Cavaliere di Pentacoli. Allora, fante di spade, fante di bastoni, papa al contrario, infatti assenza di contratto e 10 di spade. Sì, ho come la sensazione che potrebbe essere una cosa tipo l'esempio che ho appena fatto. È come se ci fosse qualche questione monetaria, retributiva, che vi tiene sotto controllo. C'è una per qualcuno il papa può essere una volontà di interrompere, per qualcun altro invece è come se la mancanza di contratti fosse un impedimento, fosse un mezzo di controllo. Fatemi sapere nei commenti perché è ben interessante questa lettura. E qui appunto, avendo anche la carta del diavolo, si parla proprio di sviluppare il vostro amor proprio, farvi pagare il giusto, farvi valutare il giusto, farvi dare le giuste pause, quello che vi spetta, né più di meno, né meno. Cioè, andiamo a vedere questo 2 di bastoni. Allora, abbiamo un re di coppe e un 7 di coppe al contrario. Ho come l'idea che nella seconda metà di, scusate, nella seconda settimana di novembre inizierete a fare piani per uscire da questa situazione. Perché vi manca un po' la parte concreta. Allora, sì, avete bisogno di creare una vostra zona di comfort, una vostra zona di protezione per poter far fronte a questa situazione. Voi rilasciate certi
mm, certi schemi di reazione. Ok? Quando vi punzecchiano, smettete di reagire sempre nello stesso modo. Se volete un risultato diverso, fate qualcosa di diverso. Quindi lasciate stare certe attitudini, ok? E con la carta della forza al contrario dice proprio di sviluppare quella che è la forza di volontà nel dire no, non ti permetto di trattarmi così, non ti permetto più di abusare di me, di sfruttare di me, di farmi lavorare 9 ore al giorno e di pagarmi part-time, per esempio. Perché c'è anche questo, no? Ci sono dei lavori dove il dipendente lavora 9 ore al giorno, poi però il titolare dice, ma guarda, io ti posso pagare solo questo. Quello è sfruttamento. Andiamo a vedere il mago. Tre di bastoni e 10 di pentacoli. Allora, le vostre intenzioni a muovervi da questa situazione tossica ci sono. Stavo guardando se fosse una relazione familiare che dritte potevo darvi, però qui è sempre qualche cosa che non è ufficializzato, quello che un po' brucia, diciamo, il fatto di non essere valutati nel giusto modo. Se per esempio lavorate in un'azienda di famiglia, potrebbe essere che come se non vi dessero un ruolo, non dico importante, però sottovalutassero le vostre capacità, ecco, una cosa per lo stile. Però con la carta del mago vedo che c'è questa intenzione, se vogliamo, perlomeno state cercando di manifestare un nuovo tipo di realtà, un nuovo tipo di unione familiare. È un po' come se vi rendeste conto che il valore umano della persona fa l'unione familiare, l'unione aziendale, fa l'azienda. Ed è come se iniziaste a guardare più verso il tipo di gente piuttosto che il tipo di soldo. Ci sono dei progetti comunque che partono a... cioè è come se iniziaste a mettere giù dei progetti nella seconda metà di novembre. Niente di ancora di seconda settimana, scusate. Niente di definitivo, devo dire, anche perché poi terminiamo con questo asso di bastoni al contrario, andiamo a vederlo. Abbiamo un 6 di bastoni, la giustizia, ci sono sempre questi contratti, e un 4 di pentacoli di nuovo. C'è qualche questione burocratica, secondo me, legata appunto ai contratti, perché avete, dov'era? 10 di pentacoli, Papa e giustizia, tre carte di contratti che sono tutte al contrario. O qualcuno qui vuole recidere un contratto e andare avanti per nuovi progetti, nuove realtà, nuove aziende, oppure si tratta della mancanza di un contratto. Perché qui ragazzi comunque c'è anche la luna, alla fine è un po' come se ad un certo punto, sì, magari potreste trovare questa azienda migliore piuttosto che questa persona che vi aiuta, che vi dà una mano, questo re di coppe, si aprono una serie di possibilità, ma quello che sempre manca è la regolarizzazione burocratica fiscale e quindi c'è una certa paura. Tenete presente che la paura è quella che blocca. Voi chiedetevi sempre, se non avessi paura che quella cosa X succeda, come mi comporterei? Ok, andiamo a vedere un oracolo. Sì, devo dire che è un periodo che tratta il tagliare le tossicità, fondamentalmente. C'è qualche cosa che vi blocca, qualche cosa che non vi fa sentire e credo che faccia riferimento proprio allo scarso amor proprio. Ah, tenete presente che anche gli amanti parlano anche di una scelta da fare. Qui c'è il taglio con la morte, qui c'è un 10 di spade, taglio, Papa, 10 di pentacoli e giustizia al contrario,
parlano di scissione dei contratti, ok? Quindi o è una scelta quella che bisogna fare per amor proprio, cioè per migliorare la propria vita, perché ho come la sensazione che qui o siate sottopagati o non siate valutati abbastanza all'interno di un progetto, di una relazione lavorativa comunque. Tra due mondi, carta numero 3, ecco, infatti, è come se fosse in una fase di passaggio. Vi ho appena detto che gli amanti è una carta di scelta e qui c'è il vecchio e il nuovo, il bianco e nero e il colorato. Il colorato, cioè il futuro di solito si vede colorato perché è variopinto, perché non si sa cosa succede, mentre nel passato viene rappresentato come grigio perché normalmente quando uno vuole cambiare è perché c'è una situazione stantia, c'è una situazione grigia, ok? Amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemi sapere appunto nei commenti come vi risuona. Voi state sereni, nel momento in cui avete dei forti dubbi e non sapete che cosa fare, piuttosto prendete tempo. Cercate di valutare meglio i pro e i contro con la carta, proprio con carta e penne, poi dedicate qualche momento durante la giornata a voi stessi per cercare di connettervi col vostro sé superiore, col vostro cuore, con la vostra anima, per capire qual è la strada migliore da seguire. Vi dico, avete anche il mago, quindi si tratta di puntare un obiettivo e iniziare a manifestare il tipo di realtà che voi volete, ok? Bene, se avete piacere potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, appunto commentare o abbonarvi al canale. Se fate fatica a trovare il tasto abbonati, potrebbe dipendere dal modello del telefono piuttosto che dagli aggiornamenti. Voi comunque scrivetemelo o nei commenti o via mail e cerchiamo di risolvere il problema insieme. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!